A causa dell'AI stiamo perdendo un po' l'abilità di avere pensiero critico. Secondo te dovremmo trasferirci in Cina? Oh, sarebbe interessante, sarebbe interessante. Ehm, Però la Cina ha un sacco di... Ha senso insegnare ai ragazzini a scrivere temi. Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata dell'Uomo e la Macchina Podcast. Io sono Francesco Sanna e l'ospite di oggi è Dante Loi. Dante è uno dei miei migliori amici e l'ho conosciuto mentre studiavamo ingegneria elettronica e mi ha subito colpito il modo in cui faceva le domande ai professori e come ragionava. Allora, super incuriosito, mi sono chiesto, ma chi cavolo è sto tipo? Voglio assolutamente conoscerlo. Alla fine abbiamo vissuto 2 anni a Cagliari, un anno a Vienna e circa un anno a Villach. Dante è sicuramente una delle persone più interessanti che conosco, estremamente intelligente, riflessivo e sincero, con la quale si può parlare di qualsiasi cosa: matematica, ingegneria, finanza, sentimenti, amore, amicizia, politica, sport e chi ne ha più ne metta. Sono davvero grato della sua amicizia e del suo supporto ed è anche grazie a lui che questo podcast esiste ancora. Infatti una volta mi ha chiesto: ma come mai non stai facendo più podcast? Perché non pubblichi più? L'Italia ha bisogno dei tuoi podcast. E questo era soltanto un esempio per dirvi che tipo di persona è Dante. E quindi auguro a tutti un Dante Eloi nella vostra vita. Se vi piacciono questi tipi di contenuti, sapete cosa fare, quindi non c'è bisogno di dirvi che dovete iscrivervi, commentare, mettere mi piace e condividere. Ma ora, miei cari, vi lascio al mio caro amico Dante Loi. Buon ascolto. Dante Loi, ingegnere elettronico, laureato col massimo dei voti, vincitore di una borsa Marie Curie, 2 volte campione regionale di boulder e da poco una voce importante nel mondo della finanza. Qual è la formula matematica o il principio ingegneristico che applichi alla tua vita? Per iniziare qualche correzione, io non mi sono laureato con il massimo dei voti. No? Penso di aver preso solo 110, quindi 110, senza vabbè, la lode lode. non... Ok. Poi non sono sicuro di essere stato 2 volte campione regionale, penso solo una volta. 2 di seguito. Forse ho vinto un campionato regionale. Comunque non ricordo esattamente perché è passato un bel po' di tempo. La formula ingegneristica per la vita, non penso ci sia una formula né un metodo. Forse si può applicare l'ingegneria o il metodo ingegneristico per prendere alcune delle decisioni durante il corso della vita, però non penso ci sia una formula, questo. E invece il successo che hai attualmente per i tuoi investimenti, come mai pensi di essere così bravo? Ma io non penso di avere un particolare successo, semplicemente seguo una formula basata su alcuni principi di base che si basano eh, sulla fiducia, diciamo, sulla la fede nell'umanità. Di conseguenza io cerco di investire eh, diversificando eh, in maniera abbastanza ampia su tutta l'umanità. Quindi non sono io che, che realizzo queste performance e non batto il mercato. Io essenzialmente ho le stesse performance del mercato. Allora perché la gente dovrebbe seguire te e non prendere un indice? Perché gli indici oggigiorno non sono rappresentativi del mercato, secondo me. Sono molto biased verso alcuni settori o alcune nazioni, in particolare gli Stati Uniti e la tecnologia. Ehm, Però questo naturalmente non è rappresentativo di tutto il mercato, è solo una parte del mercato che negli ultimi 10 anni ha performato incredibilmente bene. Mhm. Il fatto è che gli esseri umani tendono a essere delle macchine interpolatrici del primo ordine, quindi quando vedono che qualcosa va in un certo modo, si aspetteranno che continui ad andare così
seguendo la stessa traiettoria, diciamo, lineare. Solo calcolano la tangente alla curva e si aspettano che il prossimo punto sarà su questa tangente, ma molto spesso non avviene così. Pensi che il mercato migliorerà nel prossimo anno? Non ho O... idea. Sì. Quello che posso dire è che a lungo termine io ho fede nell'umanità, quindi penso che anche il mercato eh, crescerà di valore, perché penso che l'umanità creerà valore in generale. Però in un anno, secondo me, nessuno può predire una cosa del genere. È un moto browniano. Che cos'è un moto browniano? Un moto browniano è un moto casuale in cui la probabilità di avere un movimento a rialzo o a ribasso, diciamo, dipende solo, ossia è indipendente da ciò che è avvenuto nel passato. Mm. Dipende solo dall'ultimo punto in cui sei. Ma parlando del passato, io ho visto diverse interviste che hanno fatto a Ray Dalio e lui ritiene che ci siano dei cicli. Quindi se noi conosciamo bene la storia, possiamo, non dico predire, ma avere una buona predizione del futuro. Cosa ne pensi di questo? Sì, sì, no, conosco i lavori di Dalio. Ehm, Vediamo un po'. Sì, lui fa un'analisi storica di vari imperi dal punto di vista economico. Mhm. Analizza ad esempio l'impero britannico, quello olandese, così come quello cinese. Li mette a confronto e vede che questi imperi affrontano delle fasi che spesso sono cicliche. Ehm, e questo può essere. Però mh, la sua analisi è estremamente macroeconomica e non riesce a fare delle previsioni puntuali. Nel senso, io potrei essere d'accordo sul fatto che ci saranno dei cicli anche nel futuro di questo tipo, come quelli Mhm. che ha analizzato su dati passati Ray Dalio. Però la sua analisi non ci dà alcuna informazione sulle tempistiche di questi cicli. Però Eh, se tu sai magari un po' la storia e vedi che questo pattern si è sviluppato, non so, 3 volte di seguito, puoi pensare, magari anche la quarta volta può succedere la stessa cosa, o no? Beh, secondo me la storia non si ripete mai esattamente nello stesso modo. Mhm. Comunque, come ho detto, ci possono essere questi cicli, però non c'è modo di fare il timing di questi cicli per trarne profitto, secondo me. Eh, Questi cicli possono avvenire, certi imperi vanno in declino, certi imperi vanno in ascesa. Ehm, Però basarsi su questi fatti storici Mhm. non ti permette di dare una predizione. Facciamo un esempio pratico con la situazione odierna. Ipotizziamo che, o meglio, sappiamo che oggigiorno c'è il blocco statunitense e poi potremmo dire che c'è il blocco cinese. Mhm. Il blocco cinese è un impero in ascesa, mentre il blocco statunitense è un impero in declino. Mm. Ehm, Perché dici che lo Beh, statunitense... secondo il modello di Ray Dalio, Ah, il blocco statunitense è in declino perché, ad esempio, ora come ora il dollaro è, diciamo, globalmente accettato come reserve currency, che poi questa è di fatto così perché le terze parti, gli altre entità nazionali o altre entità in generale usano il dollaro quando vogliono fare degli scambi internazionali. mhm. Questo sta avvenendo sempre meno. Le entità si stanno basando sempre di più, ad esempio, sullo yen cinese per fare scambi internazionali, senza passare per il dollaro. Ok. Inoltre, gli Stati Uniti si stanno indebitando un sacco.
Il debito di per sé non è male se è sostenuto da una crescita economica. E loro è un po' una scommessa che stanno facendo, dicono, beh, noi puntiamo un sacco sull'AI, secondo noi il nostro revenue, diciamo, la nostra crescita sarà accelerata tantissimo dall'AI e quindi saremo in grado di ripagare questo debito nel futuro, però questa è una scommessa. Quindi ora in questa situazione qua, che predizione fai? Secondo me non c'è nessuna predizione che puoi fare. Puoi dire, ok, gli Stati Uniti sono una nazione in declino e declineranno, e la Cina è in ascesa e ascenderà. E a quel punto tu cosa fai? Scommetti tutto nella Cina. Ok. Però questa è una scommessa che tu stai facendo nella Cina, ad esempio, nel blocco cinese in generale. Ma non è detto che così avvenga. Le cose potrebbero cambiare. Quando dici scommettere, intendi di mettere tutti i soldi che una persona ha soltanto sulla Cina o soltanto sugli Stati Uniti o intendevi un'altra cosa? Sì, ad esempio, sì. Ma cioè, perché fare una scommessa e non diversificare a sto punto? È quello che sto dicendo io, appunto. Non posso fare nessuna predizione. Mhm. Se Però tu lo... magari hai una preferenza dei due o comunque non una preferenza, un'idea di come andrà nel futuro. Oppure diciamo No, non ce l'ho. non ce l'hai, ok. Quindi a sto punto cosa fai? Investi un po' sulla Cina e un po' sugli Stati Uniti in modo tale da non rischiare tutto. Sì, Perché esattamente. Diversifico puntando un po' su entrambi i blocchi. Il mio auspicio è che entrambi i blocchi crescano e magari si supportino a vicenda, però potrebbe anche succedere che uno effettivamente fallisca e l'altro prenda il suo posto. O non lo sappiamo, potrebbero succedere un sacco di cose che non riusciamo neanche a immaginarci. visto che abbiamo parlato di diversificazione, per una persona che sta iniziando a investire oppure ha le idee molto confuse, cosa diresti? Ehm, Beh, io consiglierei di iniziare a informarsi. Informarsi, Beh, informarsi dove? Perché su internet, ad esempio, ci sono una marea di informazioni, però bisogna capire se un'informazione è valida o no. Come fa una persona che ha zero esperienza a sapere se questa fonte è buona? sì, è un bel problema. Onestamente, io penso che la scuola, specialmente in Italia, non stia formando le persone in maniera adeguata per vivere nel mondo in cui viviamo oggi. E il fatto che non fornisca una adeguata educazione finanziaria di base è uno dei motivi che mi fa pensare questo. Ehm, Pensi che tutte le scuole, a prescindere dall'indirizzo, dovrebbero insegnare un po' di finanza personale o comunque come gestire, come saper gestire dei soldi? Assolutamente, sì. Perché A parte secondo il fatto che oggigiorno, secondo me, anche avere delle scuole con indirizzo è un po', Mhm. come si dice, anacronistico, perché l'educazione di base oggigiorno è molto più lunga rispetto a quella che era necessaria nel passato. Mm. Quindi potremmo dire che una laurea triennale o anche una magistrale è equivalente alla maturità di, che so io, 50 anni fa. Mhm. Pertanto, che senso ha far scegliere a un ragazzino di 14 anni che non sa dove si trova nel mondo il suo indirizzo? Mhm. Che è assurdo. Secondo me, sì, bisognerebbe assolutamente includere l'educazione finanziaria nei curriculum di base, indipendentemente dall'indirizzo.
Tornando ai consigli, in questo mare di informazione, come fa una persona a capire dove andare? Ehm, eh, non lo so, non lo so. Perché io potrei dare un consiglio sulla Sì, base di ciò che io ritengo essere il modo giusto di investire o il modo giusto ossia le informazioni che io ritengo essere più di valore. ok. Però rimane comunque la mia opinione. Pertanto, se tu sei una persona e ti ritieni intelligente, capace di stare al mondo, devi valutare le persone che hai davanti e che ti danno informazioni sulla base di come si presentano, ciò che puoi vedere di loro, i titoli che hanno, anche perché in un modo o nell'altro questi titoli servono a, diciamo, garantire, o non tanto garantire quanto ehm, dare una sorta di validità anche istituzionale. Diciamo che c'è una terza entità che non sei né tu né lui, la persona professionista o meno, o comunque che ti sta dando l'informazione. C'è una terza entità che ha detto questa persona è capace di fare certe cose. E questa entità, chi ne è a capo di questa entità? Beh, ad esempio una università, Ok. istituto certificato, Ah, chi ne è a capo? Se l'università è pubblica dovrebbe essere di tutti, quindi non dovrebbe avere l'interesse, non dovrebbe avere nessun interesse, diciamo, che va contro di te. e prima hai parlato anche di AI, e secondo te a causa dell'AI stiamo perdendo un po' l'abilità di avere pensiero critico, ma che magari non si pensa, si chiede direttamente all'AI e si prende per buono solo quello che dice l'AI. Guarda, io ho qua Gemini aperto in caso abbia bisogno di chiedergli qualcosa. Mhm. No, non penso questo. Penso Ok. che l'AI, come qualsiasi altro strumento che abbiamo a disposizione, può essere usato per, diciamo, aumentare le nostre capacità Mhm. o per annichilire la nostra capacità creativa e di pensiero. Ehm, Tra l'altro di questo ne ho parlato mi è capitato di parlarne con un nostro amico comune, Alessandro. Che Eh, salutiamo. lo strumento in questione non era tanto l'AI in quella discussione, ma era Excel. Ok. La sua posizione era che Excel, per come lui vedeva che alcuni dei suoi colleghi lo usavano, ci rendeva più stupidi perché Mm. sti colleghi stavano là tutto il giorno a mettere numeretti là e erano incapaci di fare, che so io, una divisione o un'addizione, insomma, secondo questa linea di pensiero. Sì. Excel ci rende più stupidi perché ci rende incapaci di fare, che so, aritmetica di base. E questo in un certo senso è vero. Ehm, io sicuramente non ho le stesse capacità aritmetiche di quelle che avrebbe avuto un ingegnere 100 anni fa. Mhm. Perché parte del lavoro ingegneristico all'epoca era anche quello di fare tanti calcoli, Sì. calcoli proprio aritmetici. Oggigiorno non è parte del lavoro ingegneristico fare calcoli aritmetici perché abbiamo degli strumenti che lo fanno al nostro posto. Mhm. Ma questo non vuol dire che la nostra capacità creativa è limitata, è accentuata da questi strumenti. Noi possiamo usarli per fare moltissime più operazioni aritmetiche. E questo non vuol dire che se io un giorno dovessi avere la necessità di fare o di reimplementare qualcosa che fa le moltiplicazioni o le divisioni, non sia in grado di farlo. Semplicemente non ho quella prontezza mentale di fare aritmetica nella mia mente. Ma questa è solo una questione di esercizio più che Mhm. altro. Continuo a pensare che la mia creatività è ehm, amplificata da questi strumenti, che siano l'AI o i linguaggi di programmazione, i calcolatori in generale, così come un cacciavite o un martello. Mm.
Che comunque c'è sempre il solito paragone, no? Che ogni cosa la puoi usare sia nel bene che nel male. Anche il fuoco può riscaldare ma uccidere una persona. Mhm. Ok, ci sta. Tornando alla Cina ehm, e alla politica in generale, quanto la politica entra cioè, nella finanza, cioè una decisione in politica può cambiare tutto o quali sono i tuoi Allora, pensieri? E nel, soprattutto dovrebbe, cioè è giusto o è sbagliato? Ok, allora nel breve termine è assolutamente influenza tantissimo. Mhm. Ad esempio, quest'oggi Milei ha vinto in Argentina le elezioni Chi è Milei? a Javier Milei, che è il primo ministro argentino, oggi siamo nel 2025, Sì. novembre, ottobre 27 ottobre. 2025. Javier Milei è un personaggio che si definisce un libertario. Mhm. E questo già ha vinto le elezioni in Argentina. Sì. Stavo guardando proprio poco tempo fa, qualche minuto fa, le azioni argentine, le aziende argentine in cui io investo e sono salite del 30% in un giorno. Ma, aspetta, come mai? Chi è? Cioè, Perché Javier Milei ha vinto le elezioni. sì, ma Cosa dico... sarebbe successo se avrebbe perso le elezioni? Eh. Probabilmente sarebbero cadute del 30% queste stesse azioni. Quindi nel breve periodo la politica ha un'influenza veramente importante. Eh, e nel lungo periodo Mm. penso che abbia un'influenza comunque molto importante in maniera un po' più subdola, ma non è tanto importante quanto secondo me l'influenza che veramente nel lungo periodo ha semplicemente l'istinto animale umano di sopravvivere e creare cose. Quando investi pensi anche alla politica o invece ai tuoi ideali e segui i tuoi ideali? O sfrutti anche la Beh, ma la politica? politica rientra nei miei ideali. Ok, allora quali Eh, sono i tuoi ideali? beh, in che senso? Ho tantissimi ideali. Idea... Più che altro, io non mi ritengo una persona idealista. Cerco di non prendere decisioni su base ideologica. Mm. Cerco di analizzare le cose in maniera analitica. Ci ho detto, ho delle cose in cui credo, mi piacerebbe vedere il mondo andare in una certa direzione e in un certo senso tutte le azioni che prendo sono influenzate da questa visione che ho del mondo. La potremmo chiamare ideologia. Naturalmente questa rientra anche nel modo, influenza anche il modo che ho di investire. Eh, Beh, ad però esempio... non è la principale fonte non è ciò su cui mi baso prevalentemente per prendere le decisioni. Ma il fatto è che per poterti spiegare questo, chissà, dovrei partire dicendo come io investo. Eh, come investo? Puoi Io, dircelo. io essenzialmente, essenzialmente ho, diciamo, sviluppato una sorta di framework, un modello mentale Mm. che uso per investire. E io lo vedo come una sorta di, diciamo, una torre, una piramide dove ci sono vari strati, vari livelli. ehm, ci sono livelli più importanti di altri. Ok. Ok, diciamo, immaginiamoci una torre dove i piani più bassi sono i più importanti, sono le fondamenta. Ok, nel mio caso, il modo in cui io investo, le fondamenta sono la diversificazione geografica e geopolitica. E Ok. per me quella è la base. Quindi io devo avere questo nel mio portafoglio, ok? Come base della strategia di investimento. E per me, quando si tratta di diversificare in maniera geopolitica e geografica, non ha senso
dare più peso, ad esempio, agli Stati Uniti o alla Cina, Ok. o all'Argentina o all'Italia, ok? Devono essere tutti trattati in maniera uguale. Quindi, se la prima cosa che faccio per allocare il mio portafoglio è una diversificazione geografica, dove tutte le regioni geopoliticamente, diciamo, inquadrate che esistono, diciamo, gli Stati Uniti o potremmo dire l'Unione Europea, ma là le linee sono un po' più fasi, eh, hanno lo stesso peso. Mm. Quindi, Quindi ad esempio, non pensi che magari Tesla valga meno di... Tesla adesso non rientra in gioco, non è una nazione Tesla, non è Vabbè, ok, ok, una... ok, certo, Io, certo, certo. quindi ho una base di diversificazione geopolitica. Gli Stati Uniti hanno il 5%, la Cina il 5%, Ah, la Francia il 5%, la Spagna il 5%, e ok. così via. Consideri tutte o ne hai, non lo so, vabbè, l'Argentina? Considero tutte le aree geografiche e geopolitiche Ah. su cui io ho accesso. Mm. Perché naturalmente ci sono delle regioni in cui io non posso investire perché non ho i mezzi pratici per farlo. Se io volessi investire, ad esempio, nella Repubblica Democratica del Congo, Sì. non potrei, perché non esistono delle compagnie, delle imprese che sono quotate in Mhm. borsa, e io posso comprare in maniera agevole Ok. usando i mezzi che ho a disposizione, in maniera anche economica. Perché comunque anche, poi magari ne parleremo, anche le commissioni e i costi di investire sono una parte che è molto importante dal mio punto di vista e va tenuta sott'occhio. Quindi io sì, in tutte le regioni su cui posso investire le considero tutte allo stesso modo. Ok. Nella piramide, diciamo, nella base del palazzo mentale. Al secondo piano c'è la diversificazione settoriale, Mhm. ok? Quindi Un esempio pratico per capire meglio, ad ci esempio. sono vari settori in cui tu puoi investire. Sì. Ad esempio ci sono i settori dei minerali, Mhm. i settori dell'energia, il settore tecnologico, ci sono i settori dei servizi economici, ad esempio i servizi bancari, il settore dei consumers durables, che sarebbero tipo le automobili. Sono delle cose che comunque si logorano, però durano un certo tempo, tipo le automobili ad esempio. Mm. Oppure ci sono le cose che durano molto poco, tipo le bottiglie di plastica, quello è un altro settore. Mhm. Comunque sono dei macro settori che, ad esempio, i minerali, ci sono vari tipi di minerali. C'è l'oro, c'è il carbone, c'è il petrolio, sono tutti minerali, Sì. però rientrano tutti nel settore dei minerali. Ok? Quindi il secondo livello del mio framework di investimento è la diversificazione settoriale. Mhm. In questo caso io non vado sull'equally weighted perché penso di poter aggiungere un po' di valore pesando alcuni settori più di altri. Ok? Sulla base esclusiva della mia conoscenza del mondo. Ok. Ok? Quindi Elettronica in generale o... è tutto sulla base di tutto ciò che so. Naturalmente la mia opinione personale non è la realtà, è il modello che io ho del mondo. Secondo il modello che io ho del mondo, ad esempio l'energia, il settore dell'energia è molto più importante e avrà molto più peso nel futuro rispetto al settore dell'agricoltura, ad esempio. Mhm. Per Questa è per una dirne tua una. scommessa che... Esatto, Ok. esatto. Ciò detto non vuol dire che io, dal momento che credo che l'energia avrà più valore nel futuro, non investa in agricoltura. Mhm. Investo comunque in agricoltura, però con un peso minore. Ok. Ok. Ehm, e naturalmente, quindi immaginiamoci, nel primo livello ci sono le varie nazioni, ok? E per ogni nazione ci sono vari settori, ok? Quindi io cerco anche per ogni nazione di diversificare anche settorialmente. Naturalmente questo
non è sempre possibile, perché ci sono delle nazioni che hanno magari un settore tecnologico molto sviluppato e non hanno un settore industriale altrettanto sviluppato. Quindi non c'è proprio la possibilità di investire in un'azienda industriale in una nazione che non ha industria. Certo. Però questo è il secondo livello. Al terzo livello c'è effettivamente la scelta delle compagnie in sé. E là sì che rientra anche la questione morale e ideologica. Perché io, se posso scegliere tra due aziende che fanno entrambe, ad esempio, mining di litio per le batterie o per tutto ciò per cui serve il litio, naturalmente io sceglierò una compagnia allineata con anche la mia ideologia. Io, ad esempio, non voglio sfruttare l'ambiente o il lavoro solo per ottenere un profitto. Quindi se c'è una miniera che magari fa meno profitto, però fa le cose in maniera più green e in maniera più aperta anche dal punto di vista, tratta bene i suoi employees, i suoi dipendenti, io sceglierò questa piuttosto che l'altra. Quindi là sì che entra in gioco l'ideologia nella mia scelta degli investimenti. Cioè, nonostante questo è all'ultimo livello, è il meno importante. Prima di ciò ho fatto un sacco ci sono questi layer su cui io, diciamo, non ho scelta. Io devo farlo così. Quindi la mia ideologia là non entra in gioco. Questa strategia ti è venuta in mente a te o ti sei ispirato a qualche altra persona che conosci o che hai visto su internet? Beh, è una cosa che ho sviluppato io per me stesso, però naturalmente è stata influenzata da tantissime persone e da tutto ciò che sono praticamente e da tutta l'informazione che ho recepito nella mia vita. C'è qualche content creator che vuoi ringraziare? Non lo so, che reputi che le persone comunque debbano seguire per informarsi almeno un minimo? Ah, ce ne sono tantissimi, però ad esempio naturalmente il sommo Paolo Coletti Che salutiamo. È un must. Sì. Poi io diciamo che non mi trovo d'accordo su tutte le posizioni di Coletti, però questo non importa poco, perché comunque lui ha le sue posizioni, fa delle analisi e sono delle analisi di tipo analitico e cerca di mantenere l'ideologia al di fuori delle sue analisi. E questo a me piace. Tornando un attimo alla Cina, ma adesso, visto che prima hai detto che la Cina è in ascesa, secondo te dovremmo trasferirci in Cina? Oh, sarebbe interessante, sarebbe interessante. Però la Cina ha un sacco di problemi e incertezze. Ad esempio, io personalmente non ho ben chiaro come avverrà il passaggio del potere. Perché, ad esempio, in un sistema democratico, diciamo, i sistemi occidentali, abbiamo questo metodo in cui ogni tot anni si va a votare e le persone esprimono un'opinione rispetto a un partito o un candidato. E così il potere passa di mano in mano. Non solo proprio a livello anche temporale, perché ad esempio in Cina c'è sto partito che ha vari leader, diciamo anche, però a me non è chiaro come poi avverrà il passaggio da un leader a un altro, qualora naturalmente il leader odierno morirà. Poi non ho neanche ben chiaro quale sia il suo potere decisionale effettivamente all'interno del partito. Comunque ci sono queste figure, che magari sono varie anche, che emergono magari anche dal basso e vanno sino al vertice della catena di comando di sto partito. Però io non ho ben chiaro il meccanismo
che si usa per far succedere il potere. E questa è una delle cose che mi rende scettico verso la Cina. E poi in generale... Ma non ti è chiaro perché non sei abbastanza informato o perché non è chiaro a nessuno? Perché vabbè, io non Non lo essendo so, molto informato... io onestamente ho provato a Sì. informarmi, forse non mi sono informato abbastanza o Mhm. forse non è proprio chiaro neanche a loro, Ok. non lo so onestamente, però non la vedo troppo trasparente la cosa. Mhm, mhm. Eh, E- ma probabilmente è una mia ignoranza. sì. E comunque in generale, proprio a livello ideologico, a Mhm. me non piace una società in cui l'individuo eh, viene, diciamo, annichilito, dove l'individuo passa in secondo piano, in generale. Eh, proprio non mi piace, questa è una questione personale. Poi può essere più efficiente, ma questo è irrilevante. Eh, Quindi tu ti trasferiresti in Cina o no? ci potrei passare un tempo, sarebbe interessante, sì, però non... è sicuramente il posto in cui essere per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico, Mhm. però non penso sia il posto in cui essere per quanto riguarda passare una bella vita, cioè vivere bene. Quindi, Quanto è importante vivere una bella vita? lo considero abbastanza importante. Che cosa è per te vivere una bella vita anche? Eh, Non lo so, creare cose. A me piace creare cose, fare ciò che ti piace, probabilmente. Mm. Lavorare e basta o non lo Ah, so? se ti piace lavorare, Mhm. sì, perché no? A me piace fare tante cose, alcune di queste si possono definire lavoro, Sì. altre no. Eh, E se invece potessi decidere ora, in questo momento, in un posto in cui vivere, dove andresti a vivere? ma secondo me il posto in cui vivi non è tanto importante. eh, Se tu stai bene con te stesso alla fine e fai qualcosa che ti piace, o fai tante cose che ti piacciono, dipende da quante cose tu hai la banda di mandare avanti. È proprio irrilevante il posto. Naturalmente ci sono dei caveat, ci sono dei posti in cui l'ambiente non è piacevole. Naturalmente eviterei questi posti. Eh, Quando dici ambiente, cosa intendi? Beh, ad esempio, L'ambiente naturale se c'è una o... Ok. guerra, ma anche il clima, beh, ci Ah. sono posti che preferisco dal punto di vista climatico, però potrei fare dei compromessi e andarci comunque là se vedo la possibilità di fare qualcosa di interessante. Però naturalmente ci sono dei posti che, proprio per quanto riguarda l'ambiente, la mancanza di infrastruttura o la Mhm. situazione politica sono poco piacevoli. Ad esempio, se c'è una guerra è poco piacevole vivere in un posto dove c'è la guerra o dove c'è molta povertà. Ci ho detto, ci sono anche un sacco, ad esempio, per quanto riguarda la povertà, ad esempio in Africa ci sono un sacco di opportunità di sviluppare infrastrutture, però anche là bisogna vedere, ci deve essere perlomeno la volontà politica di voler crescere e far sviluppare le infrastrutture, perché tu puoi costruire, però se poi non c'è la volontà politica e culturale per sostenere queste infrastrutture, poi verranno perse o comunque non attecchiranno, diciamo. Non pensi che un individuo riesca a cambiare le sorti di un paese? Un individuo, Sì. no, sì, può essere, perché no? Magari gli Eh, piace stare in quel posto, prova di tutto per, ad esempio, creare un'azienda e far sì che questo aiuti a portare capitale nel posto in cui gli piace, quindi mhm. stare lì. Ah, tu dici proprio nella microscala? Sì, sì. Sì, no, sì, sì, assolutamente, è possibilissimo. Ma anche sulla macroscala ci sono individui che hanno decisamente cambiato le sorti delle proprie nazioni, eh, nel bene e nel male. Eh, quindi è possibile. Ok, cambiamo un attimo discorso. Ho letto un tuo post che hai fatto su eToro, che hai parlato delle cripto e dell'oro. Mhm. Vuoi dire i tuoi pensieri a riguardo l'oro e le cripte? Cripto? Ah sì, certo. Per quanto riguarda tutti questi asset, diciamo che Mhm. non producono, non hanno un valore intrinseco, come ad esempio l'oro. L'oro di base,
non serve a niente. Mhm. Diciamo che ha un valore come commodity, come materia prima, Sì. perché può essere usato per costruire qualcosa, viene usato in elettronica, però questo utilizzo non giustifica il suo valore, Mhm. il valore a cui viene scambiato, diciamo. Sì. Il valore a cui viene scambiato l'oro si basa essenzialmente su una fiction, qua vorrei magari citare Noah Harari, che è uno storico israeliano, e lui nel suo libro penso che abbia introdotto questo concetto, e anche questo è un framework mentale in cui lui cerca di inquadrare la storia dell'umanità Mhm. nei termini di questo modello, che è comunque un modello semplificato, però aiuta a vedere certe cose. In ingegneria spesso si usano i modelli, e i modelli sono rappresentazioni di un qualcosa, ma non sono quel qualcosa. Servono per magari naturalmente modellare alcuni fenomeni o alcune parti di un sistema per prendere delle decisioni e vedere come si possono controllare o analizzarle in generale. Ebbene, Noah ha sviluppato questo modello per analizzare la storia dell'umanità. Secondo lui, secondo questo modello, ehm, ciò che ci differenzia da il resto del mondo animale, a noi umani, è il fatto che noi siamo in grado, abbiamo le strutture mentali e fisiche anche, per credere e creare storie di fantasia. Ok. Ok? Ehm, e lui fa tanti esempi nella storia in cui proprio la società umana si basava su queste storie di fantasia. Ad esempio, il potere del re. Il re è un essere umano come tutti gli altri. Il fatto che lui abbia potere è una credenza condivisa del fatto che lui abbia più potere. Ok? Ok. Lo stesso vale per quanto riguarda l'oro. L'oro come commodity vale poco, meno rispetto al valore a cui è scambiato. Ciò che gli dà effettivamente il valore a cui è scambiato è la credenza delle persone, il fatto che le persone credono che l'oro abbia valore. Non solo le persone, ma anche le istituzioni. Ad esempio, le istituzioni mantengono dell'oro nelle loro riserve. Sì. E questo aiuta a fomentare questa fantasia che l'oro ha un certo valore. Quindi lo stesso vale per quanto riguarda le criptovalute, ossia Bitcoin, ad esempio, dal punto di vista tecnologico è molto interessante perché essenzialmente risolve un problema classico in comunicazione che si chiama il problema del Byzantine Agreement, che è una generalizzazione del problema dei due generali, essenzialmente, dove ad esempio ci sono due generali, Due generali. due generali di un esercito Sì. che devono mettersi d'accordo su quando attaccare il nemico. Ok? Ok. Loro si trovano in posizioni diverse, sono a distanza, ok? Quindi per mettersi d'accordo devono scambiarsi dei messaggi, Ok. ok? E magari questi messaggi devono passare attraverso il territorio nemico, Mhm. ok? Quindi diciamo che ipotizziamo che il generale 1 voglia attaccare a mezzogiorno il nemico. Quindi deve mandare un messaggio al generale 2 per dirgli: oh, guarda, attacchiamo a mezzogiorno, ci sincronizziamo e gli spacchiamo il culo. Sì. Quindi il generale 1 manda il messaggio. E a questo punto il messaggio sta passando attraverso il territorio nemico. Però il nemico lo potrebbe intercettare, ad esempio, no? Potrebbe intercettarlo e scrivere un messaggio di risposta e dirgli: sì, sì, tranquillo, attacchiamo a mezzogiorno. In realtà il generale 2 non ha ricevuto il messaggio. Quindi questo è un bel problema. Si tratta di trovare un agreement tra due persone quando il canale di comunicazione non è sicuro. E il Byzantine Agreement è una generalizzazione di questo problema, dove ci sono
più che due generali, ci sono tantissimi players e nessuno si può fidare dell'altro o dei messaggi che riceve dall'altro. E Bitcoin è essenzialmente una tecnologia che ha trovato il modo di mettere d'accordo tutti quanti senza che nessuno si fidi di nessuno. Ok. E quindi dal punto di vista tecnologico ha un certo interesse. Però, cioè, non ho capito come fai a fare quello che hai detto. Cioè... Come Bitcoin risolve questo problema? Sì. Lo risolve usando una cosa che si chiama proof of work. Essenzialmente tutti si mettono a, diciamo, risolvere un indovinello matematico che è molto difficile. Il primo che lo risolve, tu quando risolvi sto indovinello, è molto difficile trovare la soluzione di questo indovinello, però una volta che la trovi tutti vedono che è facile verificare se quella soluzione è effettivamente la soluzione. Ok. Poi ci sono altri dettagli tecnici, servono anche delle strutture dati a supporto di questo meccanismo, però di base chi risolve l'indovinello ha diciamo, il diritto di dire cosa è vero. E tutti ci credono e c'è la probabilità che ciò che è stato dichiarato vero non lo sia è molto bassa se si fanno i conti. Tutti hanno gli stessi strumenti per risolvere l'indovinello? No. Oppure... Ok. No. Assolutamente no. E questa è una delle criticità di Bitcoin, ad esempio, perché questo sistema in cui decentralizzato tendenzialmente tende a centralizzare le risorse che si usano per risolvere questo indovinello. Potenza computazionale, di conseguenza chi ha più potenza computazionale ha anche più probabilità di risolvere l'indovinello, e quindi in un certo senso più potere. Però a livello teorico, in linea di principio, l'idea è molto buona e interessante. Quindi ha un certo valore anche tecnologico Bitcoin. Cioè, nonostante non giustifica la sua valutazione, il prezzo a cui è scambiato. E anche là il suo valore è puramente fiction. Cioè le persone, ci sono tante persone, anche istituzioni, che credono che possa prendere il posto dell'oro. E quindi questo fomenta un ciclo che porta il prezzo di Bitcoin a valori molto alti. E io non sto dicendo che questo sia un bene o un male, perché la fiction fa parte della natura umana. Però io ti potrei dire, scusa, il tuo pensiero dove tu dici no, il suo valore è una fiction, io ti potrei dire no, il suo valore è quello giusto perché il mercato gli sta dando quel valore. O sì, no? d'accordo, però non c'è un fondamento che lo giustifica. Mentre se tu prendi ad esempio un'azienda che produce che so, meloni, Sì. ci sono dei meloni e i meloni vengono mangiati, c'è un prodotto, producono, ok? Trasformano l'energia del sole in qualcos'altro, ok? E questo è vero anche per quanto riguarda i servizi. Nel caso dell'oro, di Bitcoin, di Bitcoin si potrebbe dire che effettivamente implementano questo sistema che genera agreementi in una rete distribuita. Però, ad esempio, anche l'oro non trasforma l'energia del sole in qualcos'altro, non produce niente l'oro. Cioè una piccola parte di esso viene usata come commodity e viene usata come materia prima per produrre cose, ma è irrilevante rispetto al valore effettivo quella sezione di mercato in cui l'oro viene usato, è irrilevante rispetto al valore che l'oro ha, o meglio, il valore a cui l'oro viene scambiato. Perché tu dai un valore sempre pratico, alla fine possiamo fare questo ragionamento con un'opera d'arte, no? Cioè alla fine... Sì, naturalmente, certo. Perché un quadro dovrebbe valere 10... L'arte è pura fiction da questo punto di vista, cioè noi... Ma va bene. Sì. Cioè... Stavo cercando di capire il ragionamento che stai facendo. Un quadro non produce niente, certo può produrre stupore, emozione, queste cose, però... ci sono tante cose che anche un fiore può produrre emozione eppure non viene scambiato allo stesso valore di un quadro. Quindi niente.
Quindi la tua In quel post volevo semplicemente mettere in luce questa cosa. Mhm. Ok, passiamo allo sport, perché io ti conosco personalmente e tu sei un grande appassionato di sport, e soprattutto di arrampicata. Mhm. Volevo chiederti come hai fatto ad innamorarti dell'arrampicata. Ok. Beh, allora, io mi ritengo estremamente fortunato perché posso fare un'attività come l'arrampicata, che è un'attività che non genera niente, è assolutamente oziosa, Come loro? come loro, esattamente. Proprio non... è puro ozio. Non apporta nulla diciamo, alla crescita dell'umanità. Però, E poi la cosa interessante dell'arrampicata è che è estremamente arbitraria. Si tratta di arrampicare un pezzo di roccia o un pezzo Mhm. di plastica con delle regole puramente arbitrarie che non hanno nulla non sono fondate su qualcosa di naturale. È semplicemente arrivare sino a un certo punto. Solitamente questi percorsi arrivano sino a 30 metri perché le corde sono lunghe circa 60 metri. Quindi ehm, le persone, io faccio questa attività perché la trovo estremamente divertente, eh, però non genera niente, non produce calorie per sfamare il resto dell'umanità, non produce servizi. eh, Poi, vabbè, si potrebbe parlare, certo, se tu, ad esempio, ehm, costruisci una palestra d'arrampicata, stai offrendo un servizio in cui le persone possono andare a oziare nella tua palestra e divertirsi. Il Ma punto è che proprio a livello concreto è una cosa inconcepibile. Pensa 100 anni fa, pensare che una buona fetta della popolazione, praticamente in Occidente, tutta la popolazione può permettersi di fare delle attività tanto oziose, Mhm. in cui non producono niente in quel lasso di tempo, anzi solo consumano calorie. È una cosa assurda. Comunque, come mi sono innamorato dell'arrampicata? Non lo so, però sin da bambino mi è sempre piaciuto arrampicarmi sugli alberi. Eh, Poi mi affascinano anche gli strumenti, quindi cioè i tools, qualsiasi tipo di aggeggio a me piace. E in arrampicata si usano vari aggeggi per proteggersi. Quindi immagino che da bambino fossi affascinato anche da sti moschettoni, sti aggeggi che si vedevano, che so, in Tom Cruise. Lui lo faceva senza corde, però non so, c'erano... nei media si vedevano questi aggeggi e quindi mi affascinavano. Eh, Non lo so, penso sia abbastanza primordiale come desiderio quello di salire sui posti alti. Mhm. Mm. Hai detto molte volte la parola produrre. Ma sembra che, da come l'hai detto, almeno come l'ho interpretato io, l'uomo debba per forza produrre. Ma io non sono stato d'accordo, nel senso che una persona per produrre deve anche stare bene con se stesso. Mhm. Perché per te è così importante il produrre? Beh, perché secondo me è ciò che facciamo noi come esseri animali. Mhm. Facciamo cose, produciamo. Eh, Perché male c'hanno un produrre? non c'è nessun male nel Ok, non produrre, e però perché è così importante per te produrre? perché io ho notato che aumentare la produttività in generale porta le persone porta l'umanità in generale Mhm. a star meglio, perché ad esempio 100 anni fa sarebbe stato se io fossi nato 100 anni fa in Sardegna probabilmente sarei analfabeta e pascolerei. Sarei un pastore, sarei stato un pastore probabilmente. Ah, Non c'è nulla di male, è sì. un'ottima attività, però, Beh, lì produci. non avrei avuto scelta. Ok. Mentre, essendo nato in Sardegna, nel momento in cui sono nato io, con
gli strumenti e l'abbondanza di cui abbiamo disponibilità, ho avuto la possibilità di scegliere cosa fare. Mhm. E ho avuto tantissime scelte possibili e continuano a porsi queste scelte. Mentre se fossi nato 100 anni fa, la mia sorte sarebbe stata decisa. Probabilmente avrei vissuto anche una vita felice, però o anche più felice, che non lo so. Però a me l'idea di poter scegliere secondo me è un mondo migliore, diciamo, e per farlo è necessario, è un altro appunto sulla produttività e sull'umanità in generale. Secondo me non siamo animali speciali, nel senso, in generale non siamo entità speciali, siamo qua in questo pianeta e siamo molto interessanti perché facciamo cose. Ci sono tanti altri animali che fanno meno cose, sono in generale più noiosi come animali perché vivono la loro vita, fanno le solite cose. È molto facile inquadrare un qualsiasi animale che non sia un animale umano. Mentre la varietà di cose che gli esseri umani possono fare e produrre, diciamo anche, non lo so, incommensurabile. E anche la capacità che hanno di rendersi conto di cosa abbiamo intorno. E questo secondo me è sostenibile, o è stato possibile e continua a essere possibile per il fatto che noi produciamo cose e trasformiamo l'output di questa stella che abbiamo vicino in altre cose, trasformiamo il mondo che abbiamo intorno per anche scoprirlo, per divertirci e per ultimo anche oziare. Per sintetizzare, è come se fosse un modo per restituire questa fortuna che hai avuto per la produttività. No. No, ok. Beh, perché comunque hai detto che ti senti molto fortunato. Mhm. Beh, Sì, mi quindi sento fortunato di essere nato dove sono nato quando sì. sono nato. Potrei essere stato più fortunato, sì, ma anche molto meno, anche molto meno. Anche essere nato nello stesso posto 100 anni prima Mhm. mi avrebbe dato molte meno possibilità. Ok, Ma anche meno di 100 anni prima, probabilmente. Probabilmente anche 30 anni prima. Senza internet, 30 anni fa sei nato 30 anni fa. dico, se fossi nato 30 anni prima. Tipo, se fossi nato all'età in cui è nato mio padre, Ah, avrei avuto molte meno possibilità. Mio padre ha avuto molto meno possibilità di quelle che ho avuto io. E già allora il mondo era estremamente vivace. Vabbè, ma è sempre stato estremamente vivace. Però sta di fatto che probabilmente mio figlio potrebbe dire la stessa cosa. E questo è fantastico. E questo è possibile solo grazie alla produttività, perché continuiamo a creare un mondo sempre più dove ci sono più possibilità, più informazione, possiamo vedere sempre più lontano, e così via. tu comunque sei una persona che lavora molto. Secondo te il duro lavoro è l'unico modo per avere successo nella vita? E io non penso di lavorare molto. Ok. Eh, Beh, secondo però me cioè, tu stai in questo dipende cosa momento. si intende per lavoro. Comunque, Ah, ripeti. Continua. eh, beh, il punto che bisogna intendere, bisogna capire cosa si intende lavoro è buono. Però comunque sia, cioè, hai un lavoro, no? In Mhm. più ti alleni abbastanza e inoltre, ne sto citando non tutte, ti occupi anche di finanza, cioè alla fine abbiamo 24 ore nella giornata. Tu sei Mhm. molto produttivo. Eh, Sì, ma la produttività non ha nulla a che vedere con la quantità di lavoro che uno fa. È più che altro la qualità del lavoro che uno fa. e allora pensi, cioè, perché il tuo lavoro ha una buona qualità? E se tu mi dici adesso, beh, non è vero che è una buona qualità, io invece ti potrei rispondere che tu sei, ad esempio, parlando soltanto dello sport, e tu sei molto
cioè secondo me sei un atleta di livello elevato, non livello basso. Vabbè, se mi paragoni alla media, probabilmente sì, perché mi alleno da tanti anni e l'ho fatto in maniera consistente. E tu pensi Ma che ogni non penso di persona... essere un atleta di livello alto. Semplicemente la maggior parte della popolazione non si allena abbastanza e dovrebbe. Comunque, io penso di lavorare in maniera molto effettiva. Cioè la qualità del mio lavoro efficace, sì, la qualità del mio lavoro è alta, ma parte del motivo per cui lo è perché lavoro poco. Puoi elaborare questo? Nel senso che io vedo, ad esempio, quando ero studente, vedevo persone che stavano ore chiuse in biblioteca, tipo 12 ore, non lo so, 8 ore in media. Io non so come sia possibile stare 8 ore davanti a un libro a studiare, è impossibile. Non riuscirei mai a mantenere la concentrazione per un livello di tempo tanto alto. Io, ad esempio, durante l'università studiavo nei giorni buoni 2 ore al giorno. No dai, studiavamo di più. Allora, se tu mi dici, se tu parli ad esempio del fatto che a volte, se c'era un progetto da fare, sì. Ad esempio si trattava di progettare qualcosa, disegnare qualcosa, magari lavoravo anche 6 ore al giorno su questo progetto. Però questo non è stare davanti al libro 8 ore cercando di apprendere quello che c'è dentro il libro. Secondo me, io personalmente non ci riesco. Se io faccio, quando ero studente, ad esempio, se avevo 1 o 2 ore buone in cui capivo qualcosa del libro, per me era super sufficiente. È inutile passare altre 4 ore o altre 6 ore a guardare il libro. Cioè, non avrei imparato niente di più. Cioè, perché per imparare serve proprio cercare, bisogna capire, bisogna entrare in quello che stai facendo, non lo so, dipende da cosa stai imparando, però cercare di costruire o cercare di capire il pensiero dell'autore, quello che sta cercando di dirti, cercare di capire quei dati che vedi nel grafico, cosa rappresentano, o se studi matematica che se dimostrare quel teorema, però non ricordarti i passaggi per la dimostrazione di quel teorema, cioè capirlo in maniera tale che in qualsiasi momento nel futuro tu sia in grado di ridimostrare quel teorema. Capire i passaggi fondamentali necessari alla dimostrazione di quel teorema. E per me è assurdo, magari ci sono persone che riescono a farlo, io non riesco a farlo. Però riesci a spaziare, fare 2 ore di ingegneria, 2 ore di sport e 2 ore di finanza? Ma o no? Ad esempio, io adesso ho varie attività avviate. Questo non vuol dire che mi prendano gran parte della giornata, non vuol dire che debbano essere seguite. Ad esempio, per quanto riguarda la finanza, io ti ho detto, esiste questo palazzo mentale, questo framework che io uso per investire. E tra l'altro una parte della mia strategia è anche minimizzare i costi. E per minimizzare i costi bisogna minimizzare le operazioni. Ok? Questo vuol dire che io essenzialmente ribilancio, cioè ridistribuisco il mio portafoglio per prima avere una diversificazione geopolitica, poi una diversificazione settoriale e poi allineata e che contenga anche le aziende che su cui voglio investire. Io questa operazione la faccio una volta all'anno. Non è che io sto là tutti i giorni a guardare il grafico delle azioni e vedere se salgono o scendono e vedere se e comprare e vendere cose. No, io rimango informato su cosa succede nel mondo perché è interessante, perché vivo nel mondo e dovrei, insomma, fa parte anche un po' dei miei doveri da umano. Però questa attività non mi prende tutto questo tempo. Ok, quindi secondo te, vabbè, prima di tutto hai sicuramente lavorato molto nel passato per capire tutto quello che stai facendo adesso, però tu alla fine pensi che ogni giorno tu lavori 2 ore e basta? Dipende cosa intendi per lavoro. Io penso che di raggiungere quello stato di concentrazione che io definisco lavoro per non più di 2 ore al giorno.
E poi il resto può essere stare là a leggere email, stare là a guardare un video su YouTube, stare là a leggere un libro, però questo io non lo considero lavoro. Ok. Torniamo all'arrampicata. Io comunque penso che tu sei molto bravo. Hai dei consigli da dare ai giovani ragazzi che vogliono imparare più velocemente possibile, però bene, ad arrampicare? Eh, allora, il fatto è che l'arrampicata Perché ridi? è un'attività molto complessa. E per farla, per migliorare in arrampicata, bisogna migliorare varie cose, varie abilità. Alcune di queste si imparano, alcune di queste si allenano. Ad esempio, la tecnica è fondamentale in arrampicata, e questa diciamo che si impara. E io ad oggi, io scalo, non so, 15 anni probabilmente, non mi sento di padroneggiare la tecnica, continuo a imparare di giorno in giorno nuova tecnica. Quindi non lo so come si possa fare in maniera veloce, onestamente, la parte della tecnica. La parte della prestanza fisica, quindi l'allenamento, anche là non c'è modo secondo me di farlo velocemente, perché per arrampicare bisogna allenare le dita, e quindi i tendini prevalentemente le dita, i legamenti, oltre che i muscoli, perché se si diventa troppo forti troppo velocemente, poi i tuoi legamenti non si adattano a quel carico, e essenzialmente ci si infortunia, ci si infortunia. Quindi non c'è modo secondo me di farlo velocemente, bisogna farlo lentamente. Però è così. Poi magari se sei particolarmente dotato dal punto di vista genetico, puoi migliorare più velocemente rispetto a un altro, ma questo non ci puoi fare nulla tu come individuo. Questo, la genetica non ce la scegliamo. Cioè, sembra che sei molto, diciamo, logico. Per quanto riguarda l'allenamento, sei tipo, non lo so, ti conti tutti i passi, ti calcoli le calorie, ci tieni molto a queste cose? Io non sono mai stato molto sistematico per quanto riguarda l'allenamento, Sì. anche perché io lo faccio come attività puramente oziosa. Non ho mai puntato a diventare un atleta professionista, e sicuramente non ho neanche le capacità genetiche per farlo. Comunque lo faccio perché mi diverte e quindi non lo voglio rendere troppo strutturato, perché a quel punto lo considererei come un lavoro, mi dovrei concentrare. Pertanto l'ho fatto di tanto in tanto perché magari avevo un obiettivo, volevo arrampicare una certa via, però difficilmente riesco a mantenerlo a lungo termine. Se lo faccio mi prende energie, essendo un'attività a cui non do la priorità in assoluto, né in secondo né in terzo piano, non mi importa tanto contare le calorie. Poi naturalmente cerco di curare la mia dieta, ma per star bene in generale, non solo per arrampicare. È un'attività che faccio perché mi fa star bene, tutto qua. Qual è la più bella via che hai fatto e che hai nel cuore? Ce ne sono tantissime. E il fatto è che mi piacciono tutte, perché ogni via d'arrampicata ha una sua peculiarità e un suo viaggio unico, quindi non lo so, non c'è una via che preferisco. Come un essere umano, Mi piacciono ognuno comunque le vie dure, perché ti mettono proprio in quella situazione di limite. dure fisicamente. Sia fisicamente che mentalmente. E quindi è bello provarle, è bello anche fallire, è bello riuscire a farle. E poi non deve essere per forza dura, ad esempio esiste anche una cosa che si chiama l'arrampicata a vista, che ultimamente mi sta piacendo tantissimo, dove tu cerchi di fare una determinata via al primo tentativo senza averla provata prima. E anche là, avendo una difficoltà, diciamo, tecnica più bassa, comunque il livello percepito di difficoltà è comunque molto alto, perché non hai mai toccato le prese prima, non sai cosa ti aspetta.
E quindi anche le arrampicate a vista mi piacciono tantissimo. E poi quando arrampichi a vista molto spesso che tu riesca a fare la via o meno, molto spesso non ti ricordi cosa hai fatto, non ti ricordi molto poco della via, ti ricordi solo che hai fatto cose fighissime. Quindi mi piace. Questo con la corda o con... Con la corda, ma anche con... questo con la corda forse succede di più. Però a me piace tantissimo anche fare bouldering. E con la corda ovviamente c'è una persona che ti tiene, no? Quanto è importante fidarsi di quella persona? Ma è molto importante. Fondamentale, direi. Vabbè, ma lo faresti con qualsiasi persona o... Vabbè, che ne sappia un po', ovviamente, non è il primo che trovi per strada. In realtà quando stavo iniziando, io sono nato e cresciuto sono cresciuto in un piccolo paese del sud Sardegna, quindi non c'erano molte persone che arrampicavano. Mhm. Quando ero un ragazzino, praticamente a un certo punto mi comprai l'attrezzatura dopo aver lavorato un'estate e andavo a arrampicare con chi capitava, proprio persone che non avevano mai tenuto un dispositivo di sicurezza prima in mano. E ora ripensandoci mi rendo conto di quanto fosse pericoloso fare queste cose. E oggigiorno naturalmente non lo farei. Però, È facile adesso. però l'ho fatto nel passato, anche per ignoranza, perché comunque all'epoca non c'era tutta l'informazione sulla sicurezza anche dello sport dell'arrampicata. Però oggigiorno devo dire che le cose sono cambiate, è molto più facile a iniziare a arrampicare, secondo me è molto più facile anche trovare informazioni al riguardo. E qual è la pazzia più pazza che hai fatto con la corda che non avresti mai dovuto fare? Pericolosa. Ad esempio farmi tenere da persone che non sapevano farlo ad esempio una volta avevano il dispositivo al contrario, quindi ero praticamente slegato. Poi dipende, questo per quanto riguarda l'arrampicata sportiva. Sì. Poi naturalmente ci sono anche altre discipline dell'arrampicata che non sono sport, che hanno un livello di rischio più alto. Quindi c'è il potenziale anche per farsi molto male o addirittura morire se si sbagliano le cose. Ad esempio nell'arrampicata tradizionale o nell'arrampicata di multilargos, come si dice? Multipitch. Di multipitch. L'arrampicata, com'è che l'hai chiamata? Classica. Classica è quella dove metti tu... Dove ci sono delle protezioni semovibili, quindi non ci sono degli ancoraggi fissi che tu sei abbastanza sicuro che tengano, ma tu mentre sali devi mettere le tue proprie protezioni. E quello naturalmente io non lo considero sport, e là ho preso dei rischi, però con la consapevolezza del fatto che ci fosse questo rischio. È diverso. Ok. Se tu fai sport, fai arrampicata sportiva, hai la consapevolezza del fatto che tu sei al sicuro. Puoi cadere, non succede niente, è uno sport. È assolutamente sicuro, nel limite in cui le cose si fanno bene, naturalmente. Mentre in arrampicata classica, anche se tu fai le cose bene, c'è sempre un potenziale di rischio che può non dipendere da te, ad esempio. Ad esempio una presa si può rompere o non so che. Però la mentalità con cui affronti queste due attività è completamente diversa. Quindi là ho fatto cose più pericolose, però con la mentalità per affrontarle. Ma eri anche più anziano. In realtà ho fatto arrampicate classiche anche da abbastanza giovane, con poca esperienza. Però non penso, ora che ricordo, sì. Sì, una volta con un amico facciamo questa via classica in Sardegna e si incastrarono le corde. E naturalmente non potevamo continuare a scendere, perché tu quello che fai è sei in cima, ti cali non so 30 metri o 60 metri, la lunghezza della corda, poi tiri giù le corde e fai un'altra calata fino ad arrivare al suolo. Noi praticamente abbiamo fatto la prima calata, abbiamo tirato giù le corde e la corda si è incastrata. E ci è venuta la brillante idea di tirarci su quella corda con una Jumar, che è un dispositivo che essenzialmente è una maniglia per la corda. E questa è una cosa pericolosissima,
proprio folle. Ma la corda dove era attaccata? Era incastrata da qualche parte, noi non sapevamo dove. Ok. Comunque folle, questa è una cosa che naturalmente non rifarei. Non fatelo a casa. Chissà quante di queste stronzate ho fatto, però fortunatamente sono sopravvissuto. Però io sono una persona che anche ci tiene alla vita, non voglio morire, quindi ho anche un certo livello di paura, cioè un sano livello di paura, penso. Quindi non è che mi metto in rischi così, con la consapevolezza di essere in un rischio. Là, in quella situazione, Certo, probabilmente non avevo la consapevolezza del fatto che fosse pericoloso. O sì, però non avevo valutato bene le effettive conseguenze possibili. Ok, fai altri sport o qualche altro sport che ti interessa? Ce n'è? Bah, sì, però non con la stessa consistenza con cui continuità con cui faccio l'ho fatta arrampicata. Mi piace correre, ad esempio, mi piace andare in bicicletta. Nuotare? Ma sono scarsissimo a nuotare. Proprio scarso. Ah, beh, ho ripreso da poco a fare. Vabbè, l'anno scorso, 2 anni fa, ho ripreso a fare pesca subacquea, che mi piace un sacco. Dove la fai questa subacquea? Nel mare. Ma a Madrid. Beh, purtroppo ultimamente non sto vivendo in un posto vicino al mare, però comunque il mare non è poi così lontano, a 4 ore, quindi d'estate ho varie opportunità di andare a pescare, o quando vado in Sardegna. La pesca subacquea mi piace parecchio. Mi piace anche giocare a scacchi. Sono molto scarso. Sì, assolutamente uno sport lo scacchi. Giocare a scacchi. Però divertente giocare a scacchi. Perché lo reputi uno sport? Perché... Cioè, nel senso, magari per le altre persone lo sport è dove stai faticando fisicamente. Nello sport, nello scacchi... Fatichi fisicamente. Mentalmente. Se lo fai... non so se hai mai provato a fare, ad esempio, su chess.com le challenges, non le challenges, i tournaments. Se tu ti metti 2 ore là giocare a scacchi, non lo so. È faticosissimo dal punto di vista anche fisico. Addirittura gli atleti professionisti perdono tipo 1-2 kg quando fanno... non mi sorprende. Sì. Okay. Vabbè, magari era anche per le persone per spiegare che è uno sport davvero. Vabbè, ma è ufficialmente riconosciuto come uno sport, penso. Non penso che sia tanto famoso. Non lo so. No, onestamente non seguo tantissimo neanche lo scacchi professionistico. Mi capita conosco naturalmente i giocatori professionisti, però raramente seguo le competizioni. Comunque, ad esempio, parlando sempre di sport, essendo io cresciuto in Sardegna, la Sardegna ha sempre avuto un livello bassissimo di arrampicata sportiva. Quindi alla fine sei scarsissimo. Ma sì, senza dubbio, ma è quello che io non so perché tu continui a pensare che io sia forte. Beh, nei commenti le persone che ti conoscono diranno se sei forte o no. Ma io sono secondo me nella media per una persona che scala da tanti anni. E che comunque gli piace, forse anche un po' geneticamente portato, ma non penso di avere un livello che è irraggiungibile per tutte le persone praticamente. Chiunque che abbia un livello fisico di base, cioè una buona prestanza fisica, se ci mette un po' di lavoro arriva al mio livello. Cosa vuol dire un po' di lavoro? Beh, non lo so, se si allena abbastanza per un certo numero per un bel po' di tempo arriva, perlomeno a livello diciamo delle statistiche classiche che vengono usate per misurare la difficoltà, può benissimo raggiungere i livelli che ho raggiunto io. Però ad esempio in Sardegna è bellissimo vedere che adesso o comunque nel tempo, durante tutto il periodo in cui io sono stato coinvolto con l'arrampicata, quando ho iniziato ad oggi, la Sardegna è cresciuta tantissimo dal punto di vista dell'arrampicata sportiva. Ad esempio adesso c'è
Un ragazzo molto forte, ad esempio l'Ostia, che probabilmente sarà il primo ragazzo a scalare il 9A, la prima persona sarda a scalare il 9A, poi il ragazzo è indifferente, però per me quel livello è proprio irraggiungibile. Per darti un'idea di quanto io non sono forte. Beh, ma loro hanno dedicato tutta la vita. Ma no, è un ragazzino che avrà 20 anni, che vuol dire tutta la vita. Sì, magari arrampica da quando aveva 10 anni, però magari arrampichiamo dal punto di vista degli anni lo stesso numero di anni. Ok. Magari lui ha iniziato un po' più giovane, anche questo può influenzare, però non è solo quello. Il fatto è che lui si è allenato in maniera consistente per molto tempo. Io non l'ho mai fatto questo. E magari anche geneticamente portato. E poi sì, è proprio bravo a arrampicare. Io non ho quel livello là. Però è bello vedere che, ad esempio, mi è capitato, come hai detto tu all'inizio, di vincere un campionato sardo. Io non penso che oggigiorno potrei probabilmente neanche arrivare in una finale di un campionato sardo. È bellissimo vedere che il livello comunque è cresciuto tantissimo in questi anni. Beh, sono d'accordo che forse non riusci. Ora come ora, ma vabbè, non sei in grande forma. Parla per te. Lo dici tu, parole tue. Vogliamo dire il motivo perché sei qua a Vienna? Ah sì, certo, non c'è problema. Io vivo a Madrid, o vicino a Madrid, in Spagna. Non so se il pubblico lo sa, però io sono un popular investor su eToro. Ora lo sanno. E domani, da domani e durante tutta la settimana ci sarà il Popular Investor Summit a Cipro. Quindi io sono stato invitato e parteciperò a questa conferenza, questo summit di Popular Investors a Cipro. Per il fatto che non c'è volo diretto Madrid-Cipro, sono passato a salutare anche Francesco, che è un vecchio amico. Io comunque ho vissuto a Vienna per un anno, quindi ho vari amici qua a Vienna. È stato un piacere passare e salutare gli amici. Che cos'è un summit? Un summit è un raduno, Mhm. un raduno, una conferenza, diciamo, un convegno. Quali sono le tue Congresso. aspettative su questo summit? Mi piacerebbe fare networking in generale con gli altri popular investors e anche capire un po' qual è la direzione di eToro come piattaforma. Perché allora, perché io ho scelto eToro come piattaforma? L'ho scelta perché mette a disposizione degli investitori questa modalità che si chiama copy trading, dove gli investitori o le persone possono copiare gli investimenti che fanno altri popular investor, altri investitori che sono in una categoria speciale che si chiama popular investors. Posso chiederti come si fa a diventare popular investor? Sì, bisogna naturalmente essere iscritti alla piattaforma, investire nella piattaforma da vari anni, avere uno storico dimostrabile, di avere un profilo pubblico. Poi ci sono altre varie requirements, diciamo, altri vari requirements per diventarlo. Si applica, tu mandi una application per diventarlo e attraverso un processo di selezione puoi essere scelto o meno per diventare un popular investor. Devi sostenere un esame o basta questa applicazione? Allora, per il primo livello non è necessario, per gli altri sì. È necessario sostenere degli esami, ogni livello ha un esame specifico. Ce ne sono vari che eToro accetta e sono tutti esami che si danno, certificati che si prendono attraverso lo studio e poi sostenere un esame attraverso un'entità certificata. Insomma, sono entità riconosciute a livello internazionale per essere per dare formazione agli investitori, diciamo. Tu che livello sei? Io sono CISI level 3. Ok. Quindi Ci sono altri livelli su? sì.
E come si fa a superare questi livelli? Beh, si studia, si dà l'esame. Ok. Essenzialmente ogni livello ha più o meno la difficoltà di un esame universitario di circa 10-12 crediti. Il carico di studio è più o meno quello. Ok. E il livello più alto, diciamo che equivale a una laurea in economia e finanza, praticamente. Poi ci sono vari livelli. Se non sbaglio, il sottotitolo del mio livello è Wealth and Management. Ora non ricordo bene il nome del. Vabbè, comunque il level 3. Hai studiato da solo o... Sì. Ok. Tornando al Summit, scusa per la digressione. Sì, quindi eToro come piattaforma offre questa modalità in cui le persone possono investire copiando gli investimenti di un popular investor. A me piace tantissimo questa modalità perché diciamo che democratizza l'accesso alla finanza, agli strumenti finanziari anche, senza la necessità di avere esagerate risorse. Una qualsiasi persona che risparmia può iniziare a investire in questo modo senza neanche dover entrare troppo nei dettagli tecnici di ciò che investire comporta, cioè i dettagli del tipo quante, ad esempio, Quanti soldi bisogna mettere per comprare una stock? sì, perché attraverso le banche tradizionali, ad esempio, loro ti vendono solo quote intere finite e spesso possono costare anche migliaia di euro una sola quota. Per una persona comune avere 100.000 euro per creare un portafoglio diversificato non è banale, non è alla portata di tutti. Non tutti hanno 100.000 euro da investire e crearsi un portafoglio diversificato. Sì. Attraverso questa piattaforma è possibile avere un portafoglio diversificato avendo molti meno soldi a disposizione. E poi, ad esempio, è possibile avere, diciamo, a un certo punto questo tipo di diversificazione, comunque un alto grado di diversificazione, anche se non lo stesso tipo di diversificazione, anche comprando degli ETF. Questi sono Exchange Traded Funds, è un acronimo che sta per questo. Sono dei fondi che hanno delle quote di partecipazione, diciamo, che sono scambiate liberamente nel mercato. Questo li rende estremamente economici e facili da scambiare, facili da liquidare, perché sono scambiati veramente tanto e il mercato di questi fondi è abbastanza liquido. Ciò nonostante, anche questi sono uno strumento e certi ETF sono ottimi, o certe collezioni di ETF possono avere un'allocazione che io condivido, ad esempio, però la maggior parte non lo sono, e la maggior parte degli ETF che le persone comprano effettivamente sono fortemente sbilanciati verso, ad esempio, gli Stati Uniti o il settore tecnologico, o gli Stati Uniti e il settore tecnologico addirittura. Pertanto ti danno l'impressione di essere estremamente diversificato, perché nella loro brochure c'è scritto dentro questo ETF ci sono 1000 titoli, però di fatto il 75% del valore di quel portfolio è in 5 aziende che solitamente sono Apple, Nvidia, Netflix, Firefox e Microsoft. Firefox, scusa, non lo so, Tesla e Microsoft. Quindi eToro attraverso questa piattaforma dà un'alternativa che allo stesso modo può essere usata male. Quindi ci sono popular investors che hanno esattamente la stessa allocazione di un ETF qualsiasi, o addirittura fanno cose folli, tipo cercare di indovinare basandosi sul grafico come andrà il mercato di Tesla domani, come sarà il prezzo di Tesla domani. Insomma, cose che non hanno nessun fondamento scientifico o razionale. Quindi esistono
queste persone che fanno anche queste cose sui Toro, però ci sono anche ottimi investitori che implementano una loro strategia di investimento che si basa anche su criteri che possono essere ideologici in certi casi. Ad esempio c'è un investitore che ha un portafoglio che è vegan, quindi e certe persone potrebbero apprezzare una cosa di questo tipo. Quindi ti permette di investire anche allineando i tuoi investimenti in maniera ideologica in ciò in cui credi, senza dover entrare troppo nei dettagli tecnici di ciò che investire effettivamente comporta. Oltretutto la piattaforma è un po' anche un social network, quindi aiuta a divulgare diciamo financial literature insomma alfabetizzazione finanziaria. E anche là ci sono persone che spammano e pubblicano cose che secondo me non sono buone informazioni, non sono informazioni di qualità, ma il bello è che ci sono anch'io in quella piattaforma. E poi, naturalmente, questo è il mio punto di vista. Ci sono anch'io e posso commentare quei post e dire: stai dicendo cazzate, secondo me stai pubblicando merda. E gli investitori non dovrebbero affidare i propri risparmi o perlomeno in realtà quando stai copiando non stai affidando i tuoi fondi al popular investor che copi. Tu stai effettivamente copiando quello che sta facendo lui, però tu hai sempre il controllo dei tuoi fondi. Quindi... Ti pesa sapere che se fai un errore tutte le persone che ti seguono possono potenzialmente perdere i propri soldi? Non vedo come sia possibile questo, ossia che tipo di errore potrei fare? Beh, magari compri tutte le azioni che hai comprato vanno male. Vanno male vanno giù. a un certo punto. Sì. Sì. Ok. Beh, questo qua è parte di investire nel mercato azionario. Sì, però il fatto è che perché io investo nel mercato azionario? O perché una persona in generale dovrebbe investire nel mercato azionario se vuole? Che senso ha investire? Qual è la razionalità dell'investire nel mercato azionario? E naturalmente pensare, se tu investi in azioni, sì, è perché pensi che nel lungo termine il mercato nella sua complessità abbia una tendenza positiva. Ok. Sì. Però nel breve termine può andare su, può andare giù. Magari nel lungo termine mettiamo che vada male. Ok, ma mettiamo che vada male. Certo. Okay? Sì. E io ho un portafoglio diversificato geograficamente, come ho discusso prima, sì, e settorialmente. Mettiamo che vada molto male, che tutte le azioni in quel portafoglio vadano a zero. In che stato è il mondo in una situazione del genere? È abbastanza male. Ok, e cosa te ne fai dei soldi in un mondo in cui il mondo, cioè in un mondo che è praticamente nel caos, in cui tutte le aziende, quelle che producono meloni, quelle che ti offrono il servizio di bancario, quelle che costruiscono macchine, quelle che producono medicinali, tutte queste aziende sono in rovina. Non esistono più per qualche motivo. Però, cioè, cosa ci fai con i soldi? Secondo me, proprio se sei in una posizione del genere, magari avere soldi. Sì, ma cosa ci fai con i soldi? Cioè, i soldi servono per comprare beni e servizi. Sì. In un mondo del genere non ci sono beni e servizi. Che stai dicendo. Sì, è l'unico modo quello che stai dicendo, se tutte le tue aziende sulle quali hai investito vanno male, vuol dire che proprio assolutamente, okay. C'è una catastrofe, probabilmente un'estinzione, un qualcosa di veramente catastrofico. Quindi altrimenti tu sei talmente differenziato che io ti ho detto come ho costruito il portafoglio. Certo. Però magari hai preso queste aziende che hai preso tu non rispecchiano esattamente come sta andando male il mondo, no? Magari hai preso, non so, ci sono due aziende che si occupano di bicchieri. Quella che hai preso tu, e ne hai preso solo una tu. E magari quella che hai preso tu sta andando male. Ok. Però l'altra sta andando bene. Quindi non vuol dire che il mondo sta andando... Ok, quindi c'è un'azienda di bicchieri che sta andando male
e un'altra su cui io non ho investito che sta andando bene. Sì. E lo stesso succede anche per la mia azienda di macchine, Certo, la mia certo, azienda no. di mining di oro, la mia azienda di, non lo so, di creazione di energia nucleare, mining di uranio, raffinamento di uranio, non lo so. Sì, ho capito che è molto poco proprio, probabile. non è, secondo me, neanche rientra nello spazio delle possibilità. Ok. È proprio una cosa così remota che Mhm. non la vedo proprio possibile. Poi magari mi sbaglio, ma non lo so, se tu come persona razionale la vedi possibile. No, volevo solo... Sinceramente no. Ok. Eh, mi interessava sapere se sentivi un peso se andasse male, poiché stai dicendo i soldi di altre persone. Oppure magari, cioè, perché si può anche pensare del tipo, beh, ogni persona ha un cervello, se ha deciso di dare i soldi a me, ha anche messo in considerazione che li potrebbe perdere. Però una cosa è pensare così, una cosa è sentirsi la responsabilità nel dover fare bene. Ma naturalmente io innanzitutto investo i miei soldi e io non voglio perdere i miei soldi. E gli altri copiano quello che faccio io se vogliono farlo. Sì. Ok? Io ho tutto l'interesse di investire bene i miei soldi e non voglio perderli. Poi il fatto che le altre persone mi copino non mi pesa. Ok. E poi, come ho detto, io su un anno, 10 anni addirittura, cioè, che so, ma mi sembra storicamente è molto poco probabile che una cosa del genere accada. Comunque può essere che il mercato sia in rosso, diciamo. Ehm, però io investo perché credo e ho anche dati storici a provarlo con significanza statistica che a lungo termine il mercato abbia una tendenza positiva. E non solo il mercato, proprio l'umanità come specie ce l'abbia. Perché anche prima dei mercati finanziari, se pensiamo alle origini della civiltà umane, i beni materiali che avevano all'epoca, anche i re, erano irrisori rispetto ai beni materiali che ha una qualsiasi persona oggigiorno. Ok? Quindi i beni materiali, i beni, i servizi che l'umanità ha a disposizione è sempre cresciuto nel tempo. A parte qualche glitch di qualche anno. Ok? È sempre cresciuto, proprio anche prima dei mercati finanziari. E io non vedo nessun motivo perché questa cosa debba smettere ora. E spesso, ad esempio, le persone mi chiedono ma ha senso investire adesso che i mercati sono al massimo? Io dico, certo, ha senso investire sempre. Tu vorresti investire in un mercato in cui tendenzialmente non è sempre al massimo. Cioè dovrebbe andare al massimo di giorno in giorno, è normale, perché continuiamo noi come umanità a creare cose nuove. Noi adesso stiamo creando questo podcast, stiamo creando qualcosa di nuovo, stiamo trasformando l'energia che il sole ci ha dato attraverso la fotosintesi clorofilliana, abbiamo mangiato il cibo e abbiamo l'energia per parlare e fare questa conversazione che auspicabilmente aggiunge qualcosa alla conoscenza umana. O comunque all'ignoranza umana. E quindi no, non mi preoccupo da questo punto di vista. Secondo me l'unica cosa di cui ci dovremmo preoccupare è una catastrofe veramente che renderebbe comunque il mercato finanziario, anche i soldi che sono come l'oro e il bitcoin, una finzione, sono qualcosa in cui crediamo e sono utili, sono uno strumento, hanno una loro utilità perché ci permettono di coordinare risorse in maniera efficiente, però rimangono pezzi di carta. Nel momento in cui c'è una catastrofe non valgono niente. Ok? Quindi questo è preoccupante secondo me. Queste sono le cose di cui l'umanità si dovrebbe preoccupare, è anche uno dei motivi per cui dovrebbe continuare a crescere e creare cose, espandersi anche al di fuori del sistema solare. Ma non tocchiamo questo argomento. no, comunque
No, non ho questa preoccupazione, onestamente. Ok. E c'è qualcosa di cui non abbiamo parlato e che vorresti comunicare? Cioè, mi piacerebbe parlare di un sacco di cose. Io sono una persona che ha opinioni su tutto, probabilmente opinioni sbagliate, però ho opinioni e cerco di farmele delle opinioni. Ah. Non lo so, secondo me vale la pena magari parlare dell'intelligenza artificiale perché è abbastanza pivotal come tecnologia. Mhm. Ehm, e magari anche... Beh, tu hai investito in intelligenza artificiale, cioè, no, non direttamente, ok. perché secondo me per quanto sia enabling come tecnologia, è molto più sicuro secondo me investire nelle tecnologie che rendono l'intelligenza artificiale possibile. Mm, Ok? Ad esempio l'energia o i semiconduttori ok. sono alla base dell'intelligenza artificiale e traggono profitto dal fatto che l'intelligenza artificiale cresca e sia utile, però non hanno tutto l'hype dell'intelligenza artificiale in sé come applicazione. Quindi preferisco investire io di base preferisco investire in cose che sono strutturali, Mhm. diciamo, quindi energia, trasmissione anche dell'energia o produzione dell'energia, semiconduttori, risorse, materie prime e così via. Ma ho anche alcune aziende di intelligenza artificiale Mhm. o che si potrebbero definire comunque orientate, che nel loro prodotto mm, integrano anche l'intelligenza artificiale che mi piacciono anche dal punto di vista sia tecnologico che dal punto di vista del management, ad esempio, della governance, si dice. Quindi come sono gestite queste società. Un esempio è Duolingo. A me Ah. piace tantissimo il CEO di Duolingo e a me piace tantissimo anche la missione di Duolingo. L'idea di democratizzare l'apprendimento anche delle lingue, ma non solo delle lingue, perché si stanno espandendo anche altri domini di conoscenza. Comunque, rendere, educare in una maniera diversa che usa anche l'AI. Eh, ehm, e quindi investi in Duolingo anche se non è una tecnologia strutturale, diciamo, è un'applicazione proprio di alto livello. Ehm, Come usa l'AI Duolingo? Beh, non so se hai visto, non so se lo usi, però... Ah sì, mi sa che lo usi. Sì, sì, sì. Ultimamente, specialmente nella versione per iPhone, solitamente ricevono gli aggiornamenti prima, ma anche Ah. nella versione per Android ci sono... poi dipende anche dalla lingua. Ad esempio in spagnolo c'è una funzionalità che ti permette di, ad esempio, leggere un testo e tu devi fare una sorta di comprensione del testo e descrivere quello che hai capito. E attraverso l'AI viene corretto questo testo e ti dice guarda qua l'avresti potuto dire così, è più naturale se lo scrivi in questo modo. Però non Eh, capisco perché, cioè cosa serve all'AI. Alla fine se è un testo che devi capire e magari, non so, magari certo, tu... aggiungere fill the gap, no? Magari in qualche No, non è parte no, così. no, ok. È un testo, ma anche abbastanza lungo, Sì. di, non so, una paginetta o mezza Mhm, pagina, mhm. che tu leggi. Sì. E poi hai un prompt, un input dove devi descrivere quello che hai capito, o magari ci sono delle domande sulla comprensione del testo. Mhm. E l'intelligenza artificiale cosa fa? Ti analizza la tua Ok. risposta e ti dice: Guarda, l'avresti potuta scrivere così, è più naturale, è più idiomatico se lo scrivi in questo modo rispetto a Ok, ho come l'hai capito. scritto. Sì, 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 sì. Ehm, e quindi è un po' come avere Sparring partner. un sparring, più che un sparring partner, è un insegnante madrelingua che ti... Però quindi tu reputi che siano proprio comparabili? Questa No, è no, ok. sono diverse, però eh, il fatto è che un insegnante madrelingua è estremamente costoso. Non tutti Mhm. possono permetterselo. Ok. Però imparare le lingue o altre discipline è estremamente utile. Eh, perché noi
secondo Noah Harari viviamo di fiction, e uno dei mezzi attraverso cui è possibile questo è la comunicazione, proprio il fatto che noi possiamo parlare, usare questa astrazione che è il linguaggio. E in un mondo sempre più globalizzato sapere le lingue è fondamentale, secondo me. Tutti dovrebbero sarebbe fighissimo che nel futuro, magari remoto, le lingue si unificassero verso una sola. Sarebbe molto interessante. E poi si potrebbe dire che si perderebbe un sacco di varietà linguistica, ma onestamente a me me ne fotte tanto quanto della varietà linguistica, perché per me la lingua è utile a comunicare, è anche utile per scrivere poesie, arte, per scrivere novelle, per fare arte. La lingua è utile, però secondo me non ci dovrebbe ancorare su le lingue che sono esistite o le lingue che stanno morendo, cercando di magari non farle mutare. Secondo me le lingue dovrebbero evolvere in maniera naturale, e se sono destinate a morire, che muoiano, se sono destinate a vivere, che vivano, che evolvano. Secondo me non c'è molto valore nel preservare le lingue. Ce ne sono state tantissime che ormai sono morte, e ce ne saranno altre che nasceranno, o comunque che muteranno verso qualcosa di diverso. Non so come sono arrivato a questo punto, però da Duolingo. Sì, Duolingo. Comunque a me piace tantissimo la missione del democratizzare la conoscenza anche delle lingue che Duolingo ha. Quindi questa magari è sia un'azienda su cui io investo, che non è la tipica azienda su cui investo, perché è molto applicativa, è di AI praticamente. Comunque volevo dire, tu mi hai chiesto di cosa mi piacerebbe parlare di AI, ti ho detto, perché secondo me a me piacerebbe parlare di AI e educazione, perché secondo me educazione, scusa se ti ho interrotto, sì. Tramite l'AI o l'educazione in generale? L'educazione nel mondo dell'AI. Ok. Cioè, oggigiorno, secondo te ha senso insegnare ai ragazzini a scrivere temi? Ok? Beh, cioè quella skills, quella abilità sarà utile a loro? Potrebbe essere utile per aiutarli a riordinare le idee, anche a utilizzare le parole giuste per comunicarti una cosa. D'accordo, E però tu mi puoi dire, posso usare l'AI che me lo scrive bene, no? Magari. Però una cosa è che te lo fa l'AI, una cosa è che lo fai tu. Magari sarebbe più comodo che pensi molto a cosa vuoi dire e poi dopo lo fai passare all'AI per dare, diciamo, un tocco finale. sì, ma quello su cui vorrei arrivare è il fatto che secondo me non è tanto poco utile il fatto di saper scrivere, ok? O sì, organizzare le proprie idee e scrivere un pezzo, quanto il mezzo in sé, comunicare attraverso la scrittura. Ok. Ok, secondo te è utile? Perché ad esempio, Beh, nei giorni d'oggi scrivere solo... ad esempio, ultimamente io sto registrando qualche video, Sì. e mi sono trovato estremamente in difficoltà, perché io non avevo mai registrato dei video, Sì. ok? O in generale, l'atto di parlare davanti a una telecamera o davanti a un pubblico è una skills che è estremamente sottosviluppata, diciamo allenata, non so come dirlo. Non viene incoraggiato l'utilizzo della parola nelle scuole, anche nelle università. Si tende a fare, ad esempio, esami scritti, si tendono a fare temi, si tendono a fare interrogazioni scritte piuttosto che orali. Però secondo me
come mezzo di comunicazione il mezzo orale è molto più efficace rispetto a quello scritto sotto un certo punto di vista. Ossia la banda, la larghezza di banda, la quantità di informazione che puoi trasmettere in un certo istante è maggiore attraverso la comunicazione orale rispetto alla comunicazione scritta. E secondo me noi come umani, o perlomeno in Italia, questa cosa nelle scuole non viene insegnata, anzi viene quasi scoraggiata, e noi la stiamo perdendo. E poi viviamo nel mondo dell'AI, in cui ci sono queste macchine che sono bravissime a scrivere, più bravi di noi come esseri umani, magari non fanno ciò che vogliamo, però in realtà se noi siamo bravi a usarle, fanno anche ciò che vogliamo, cioè scrivono bene ciò che vogliamo noi, quindi se li usiamo bene come strumenti. Però anche dall'altra parte del canale di comunicazione, quando si tratta di comunicazione scritta, tendenzialmente le persone leggono molto molto poco, molto molto meno rispetto al passato. Quindi io sto mettendo in dubbio il canale di comunicazione scritto, ok? E invece penso che il canale di comunicazione orale si dovrebbe abbracciare e usare molto di più. E quindi bisognerebbe insegnare nelle scuole, i ragazzini o gli studenti, tutti quanti, bisognerebbe insegnarli ad esempio a fare dei video o a presentare in pubblico. Ad esempio io quando poi col tempo naturalmente ho imparato i trick, come si fa, come si gestisce l'ansia quando si tratta di parlare in pubblico. Però inizialmente mi sono trovato in estrema difficoltà perché non avevo mai fatto qualcosa di simile e avevo pochissima esperienza nel raccontare un qualcosa, anche ordinare le mie idee nella mente per dirle in maniera chiara. E questo secondo me andrebbe cambiato. La scuola dovrebbe insegnare a fare ad esempio dei video, anche perché c'è un altro problema nelle scuole, il fatto che gli studenti possono benissimo barare attraverso l'AI perché sono ragazzini e vogliono fare il meno lavoro possibile, ottenere il massimo risultato con il meno lavoro possibile. Mi sembra una cosa assolutamente apprezzabile e umana. Però l'AI non è in grado di fare un video che sia figo, che sia bello. Ok? Può farti un tema che sia figo, che sia bello, ma non può farti un video che sia intrattenente, che ti catturi. L'AI può scrivere, secondo me, il discorso di Martin Luther King, I Have a Dream, però non potrebbe leggerlo, comunque fare la performance di Martin Luther King che lo legge davanti al pubblico e dice I have a dream. Questo voglio dire. Ma perché con il video, diciamo, puoi più mostrare le tue emozioni? O... Sì, penso che la larghezza di banda del video come canale di comunicazione sia molto maggiore. Perché naturalmente c'è la parola, c'è il tono, c'è l'espressione facciale. E oltretutto ci sono anche le grafiche, che sono un potentissimo strumento di comunicazione, che oggigiorno non vengono insegnate, eppure la maggior parte dei contenuti che le persone consumano sono di questo tipo. Cioè nelle scuole si insegna a... Poi non sto dicendo di non fare cioè scrivere è utile come skills, però non tanto quanto e non tanto contemporanea come abilità da acquisire, quanto il parlare in pubblico, il creare animazioni, creare un video di YouTube fatto bene. Perché secondo me è così che le persone oggigiorno consumano l'informazione.
E secondo me non è un male questo qua, non vuol dire che i ragazzini non sono informati perché non leggono il giornale e passano ore a guardare YouTube. È semplicemente un canale diverso che secondo me è anche migliore. Però se dicessi che magari tra 10 anni l'AI sarebbe capace di fare un video come lo facciamo magari noi? D'accordo, però non siamo ancora là, andiamo di passo in passo. Ok. Comunque, questo risolverebbe, diciamo, il problema del cheating, diciamo, nelle scuole. Insegnerebbe delle skills utili, secondo me. Poi io sto facendo sta proposta del video che è una cosa che mi sono immaginato così Sì, a caso, però in generale, secondo me, nelle scuole bisognerebbe insegnare a parlare in pubblico e a parlare in generale. Perché per te è molto importante la scuola o Eh, l'educazione in generale? Perché, bah, vabbè, l'educazione in generale, senza dubbio, perché siamo queste macchine che prendono informazione, le elaborano e sputano fuori altre informazioni. Quindi siamo macchine che elaborano informazione e tutto ciò che abbiamo intorno a noi. Quindi, però naturalmente come animali cresciamo molto lentamente e ci formiamo molto lentamente, tipo un essere umano adulto arriva ad esserlo, non lo so, a 20 anni. Quindi ci sono questi 20 anni in cui tu vivi nel mondo, però non sei ancora praticamente non lo sai mai, non lo sarai mai, però sei incapace proprio di vivere nel mondo, perché nel senso proprio non sopravviveresti, Mhm. ok, nel mondo, e quindi devi mettere su delle strutture che trasformano queste creature che ancora non sono capaci di stare nel mondo in creature che sono capaci di stare nel mondo. E questo è quello che cerca di fare la scuola, no? Sì. Ora sto pensando a questa cosa del video. Poi questa è più una cosa che ho tirato così a caso, quella del video. Però in generale le skills comunicative che Mhm. oggigiorno non si possono fare altrimenti, ok? Tipo usando l'AI. Mhm. Secondo me dovremmo puntare su di quelle. Noi come esseri dovremmo puntare sui nostri punti di forza e non cercare di, ad esempio, limitare l'utilizzo dell'AI perché poi è pericolosa. No, noi siamo ancora superiori. Non so se lo saremo sempre, però Tu non vedi un modo sbagliato di usare l'AI in nessun modo? no, certo, ci sono tantissimi modi sbagliati di usare l'AI. E tipo? Ad esempio, Nell'educazione però. Solo per ok, usarla per fare i compiti a casa, ad esempio, è un Mhm. modo sbagliatissimo perché non stai imparando niente. Però naturalmente sei anche un ragazzino che non è capace di stare al mondo e non ha magari ancora capito il valore dell'imparare a fare cose. Mm. Eh, e quindi, sì. Ci sono tanti, ma questo vale anche nel mondo del lavoro. Ci sono, tu ad esempio, a me capita di dover scrivere dei report o della documentazione riguardante, non lo so, un certo progetto, una certa cosa. ehm, e questa la puoi fare con l'AI, del tipo tu gli spari dentro tutta la porcheria che hai generato durante l'ultimo mese di lavoro e gli dici fammi un report di questa cosa. Ah. E tendenzialmente questa può sembrare una cosa fantastica, Ah. però in realtà aggiunge veramente poco valore. E crea solo perché tu durante la stesura del report raccogli tutte queste schifezze che hai prodotto durante il mese, ok? Le cerchi di riordinare e vedi, ma qua perché stavo cercando di fare così e poi ho fatto così, come lo spiego questo? Sì. Quindi stai proprio facendo un lavoro attivo nel scrivere sto report, ok?
E se lo fai attraverso l'AI, tutto questo lavorativo te lo perdi e perdi anche tutto ciò che avresti imparato da questo lavorativo, diciamo, tutta l'esperienza che avresti guadagnato. Quindi è come se effettivamente nella tua vita, a livello effettivo, proprio hai lavorato un mese meno. Secondo me. Cioè, perché non lo Perché non hai rielabori da metabolizzato solo? quel lavoro effettivamente. Ah. Quindi anche quello è un modo sbagliato, secondo me, di usare l'AI. E niente. Grazie di essere arrivati fin qua. Spero che questa chiacchierata con Dante vi sia piaciuta e se vi piacciono questi tipi di contenuti potete iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace e condividere. Il podcast è finito, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!